Bene, buonasera. Eccoci con Sabrina per Roberto. Ciao Sabrina, Ciao. iniziamo subito con questa sessione per Roberto, a cui ti collegherai telepaticamente. Ti faccio una breve induzione rapida. Conto adesso da 10 a 1 e tu inizi fin da subito a rilassarti e a sentire dai piedi alla testa il tuo corpo sempre più pesante. Iniziamo dai piedi. 10. Questa pesantezza sale fino alle tue ginocchia e tutta questa parte della gamba sprofonda nel letto. 9. 8. I tuoi fianchi sono pesanti. 'Lentamente. 7. 6. Ogni eventuale distrazione intorno a te non ti tocca, anzi ti porta sempre più giù, sempre più pesante. 5. Ventre, petto pesanti. 4. Schiena pesante. 3. Spalle e tutte le braccia sono pesanti. 2. Testa, collo pesanti. 1. Pesante tutto il corpo nel letto.
Bene, Sabrina, dimmi come ti senti. Bene, bene. Ok. Riesci a vederti in eterico? Mhm. Come ti vedi? Vedo, diciamo, il mio corpo che sta sul letto, come se c'ho una visione davanti a me. E la parte staccata, vedo tutto il mio corpo come se fosse la mia anima sopra di me, collegato col corpo. Vedo questo. Mhm. Come se mi fossi staccata e adesso come se vedo il mio corpo, cioè Ok. io vedo il mio corpo. Ok, facciamo finta che tu abbia davanti a te quattro occhiali. Ok, Uno ti permette di vedere il corpo fisico. Indossali. Quelli che ti permettono di vedere il corpo fisico. Come lo ok, vedi? Da un punto di vista di salute. bene, Mm, ok. bene. Togliti questi occhiali, mettiti quelli che ti permettono di vedere il tuo corpo mentale. Mm, ok, Mm. Come ti vedi? Vedo il mio cervello in questo momento, cioè vedo dentro la mia testa il mio cervello. Quando mi hai detto mentale, ho visto subito il mio cervello, cioè ho visto Ha la mia testa con dentro il mio cervello, ha un vivido. colore È rosa e pulito. batte. Come? È rosa e batte tipo cuore. Ah, ok, pulsa. Mhm, pulsa, sì. È attiva, attiva tanto. Sano? Pulito? Mhm, mhm, Ok. Ora tocca gli occhiali dell'eterico. mhm. Ok, Il tuo spirito, la tua forza vitale, quello che ti tiene in vita. ok. Mhm. Vedo similare a quello che vedevo prima, tutta una luce, un fascio di luce bianca intorno, come se fossi, però, tipo in questo caso avvolta. Mentre prima vedevo proprio il corpo fisico e il corpo animico, diciamo, sopra. Mhm. Quando mi hai detto della parte eterica, come se vedo il mio corpo avvolto da tipo una palla luminosa, ecco, bianca, bianca, bianca gialla, molto eh, alta, cioè molto bella, brillante, diciamo. Colore? Bianco, che bello. Bianco-giallo. Ok, ultimi occhiali, quelli Mhm. della tua parte subliminale, Anima. del mhm, corpo subliminale. Mhm. Ok. Vedo, eh, l'ho sempre vista così l'anima. Vedo un cavallo. Ok, Vedo particolarmente la mia cavalla. L'ho sempre vista così, insomma, nei miei momenti. Quando mi hai detto metti, diciamo, gli occhiali della parte subliminale, ho visto subito lei, cioè il ok. cavallo. Che tu Mhm. cavalchi.
Vedo, in Monti. questo caso vedo lei che corre, cioè il cavallo che corre in una distesa lunga di prato, che corre libera, vedo questo. Parte subliminale, vedo questo qui. Ok. Vedi che ci sono degli impianti in te? Sinceramente no, non vedo niente, mi vedo... no. Senza analizzare l'ultima volta in cui si è tentato di interferirti, Mhm. cosa è stato tentato? È stato tentato... Stamattina lo Mhm, sento in continuo quando sono in ufficio, attraverso i miei colleghi che toccano dei punti mentali che io ormai conosco di me stessa e attraverso, diciamo, dei comportamenti che mi danno fastidio tentano di interferire. In realtà, ovviamente, all'esterno interferiscono perché chiaramente è inevitabile, però io me ne rendo conto, me ne accorgo e faccio partire una schermatura dal mio interno, diciamo, immagino un'energia che mi esce dal cuore particolarmente e che scoppia come come un airbag, come si dice quando mhm, quelli nella macchina, no? Che se fai un incidente scoppiano così. mhm. Lo immagino così, che è la mia energia che fa questo e che mi scherma. E poi attorno a me creo una sorta di fiamma, di fuoco, diciamo, che mi protegge. Quindi creo questa energia e questa fiamma per non farli, diciamo, entrare e dico che non accetto niente. Però mi è capitato proprio stamattina e mi capita in ufficio attraverso le altre persone. Ed Ma, esistono? ma Ed esistono? Cioè smettono i tuoi colleghi? sì, assolutamente sì. Se ne vanno proprio dalla stanza. Mm, mm. Dicevi, scusami? Se ne vanno proprio dalla stanza. Sì, sì, no, prima. Sì, ti avevo detto sì, sì, assolutamente sì. Cioè, comunque smettono. Poi magari dopo 2 ore di nuovo, però riesco a gestire questa cosa cioè, essendone fortunatamente consapevole, insomma. Mm, mm, mm. Mm. Ok, chiama in eterico Roberto. Mhm. Abbiamo tutte le autorizzazioni di Roberto, ovviamente. Sì. Dimmi se lo vedi. Allora, vedo un uomo anziano con la barba bianca, vestito con un vestito da karate, tipo Mhm. Arti marziali, arti bianco? marziali, bianco, sì, con le mani, con le braccia così, diciamo, incrociate, che mi guarda un po' mm, Turvo? serio, sì. Ha Mm, una cintura di un certo colore? nero, Ok, è karate o karate? karate. Ok. È lui o è un altro anno? Mm, io non so sicura che sia lui, sinceramente. Ok, allora vai vicino e toccalo con le tue mani energetiche, vediamo se è lui. È un drago questo. Ok. Di prendere la sua forma, di presentarsi con col suo nome. E sbatte la coda, non me lo vuole dire. Ok, digli di chiamare il suo capo. Anzi, tutti i Odino, capi. ho Ok. visto un'aquila che io l'associo a Odino. Come lo vedi, Odino? Sta e agitatissimo. Vedo un'aquila che dietro, allora vedo quest'uomo così che si che cambia tra quest'uomo e diventa drago, quindi c'è una sorta di ologramma che diventa prima in un modo e poi in un altro, cioè prima
prima questo uomo che dicevamo prima e poi diventa drago e sbatte la coda, arrabbiati. E dietro di lui in alto vedo quest'aquila che percepisco come Odino, che sbatte le ali forti e urla, insomma, il verso che fa un uccello, diciamo, batte il becco, Mhm. un po' nervosi. E dietro, dietro, dietro vedo invece Roberto, la fisionomia, Ok, che si percepisco fa, lui. che si faccia avanti, Roberto. Abbiamo bisogno di chiedergli in eterico l'autorizzazione a questa sessione. Ok, ha fatto così, ha tolto tutti, è venuto davanti e adesso è un uomo che percepisco come lui e vestito anche lui però con questo abito da arti marziali e mi sorride e mi dà la mano. Ma è lui con l'aspetto che ha oggi? Sì, sì, è lui. Ok. Ti dà la mano e ti dà l'autorizzazione, quindi. Mhm, mhm, sì, mi saluta. Ok. Odino è il responsabile di alcuni impianti in Roberto? Quello che sento è che mi dice che lui lo controlla mentalmente Mhm. per arrivare ai bambini. Ai quali Roberto insegna arti marziali. Mhm. Vai a un caso tra i più eclatanti in cui questo avviene. Dimmi quando questo si svolge, in che giorno, mese, anno, quello che insomma più semplice. C'è stata una festa, che so, di una persona, di una ragazza, dove c'era tanta energia positiva, dove comunque c'è stata un festeggiamento, insomma, di una riunione, un'unione di persone e tramite questa energia mh, che viene emanata con queste anime di ragazzi inconsapevoli, giovani, e tra parentesi, Roberto è una persona, vedo una persona molto molto energeticamente, insomma, forte, la sento, la percepisco tanto. E lì viene come se venisse, diciamo, rubata questa energia, utilizzata, esportata via, in quanto nessuno scherma questi eventi, Mm, anche all'interno, diciamo, dell'attività sportiva stessa, ecco. ok, Quindi ok. Siamo nell'evento. Le entità che intervengono sono tutte collegate, NDL, ma sono tutte collegate a Roberto? no, no, no. Vedo una festa di entità, cioè insieme a loro che festeggiano. Vedo, allora, aspetta, faccio chiarezza. Vedo a livello più basso un girotondo di anime, cioè come se vedo tutte queste, ehm, le vedo così, ok? Nuvole energetiche che si danno la mano, che le percepisco come le parti subliminali delle persone, quindi dei ragazzi, di chi partecipa, insomma, a questa festa. E poi sopra vedo la stessa cosa, però è strano, è come se vedessi un girotondo di entità, quindi vedo eh, palline bianche che percepisco come DL, che sono diverse da come le vedo invece le parti subliminali. Poi vedo draghi, vedo rettili e che tutti per mano sopra, quindi c'è prima il cerchio di parti subliminali, poi c'è il cerchio di queste entità che soffocano le parti subliminali e sopra in mezzo al centro, tipo su un pilastro di tutti questi girotondo, vedo l'aquila.
che gestisce tutto. Ok. Durante questo evento, questa festa, viene portata via energia a Mm, Roberto mm. e ai bambini. Allora, ai bambini sì, ai ragazzi sì. Io vedo però che lui ha una sorta di schermatura, però non tanto potente da arrivare a non permettere proprio nulla. Però intorno a lui è come se vedessi tutte le altre parti subliminali le vedo bianche, quindi le percepisco più deboli. La sua la vedo rossa invece adesso che me l'hai Mm. chiesto. Cioè la vedo, la percepisco superiore, quindi più forte, più schermata rispetto alle altre che non lo sono per niente. Bambini, non sono Esatto. schermati. Mm, Ok, usciamo da questo ricordo della festa. mm. Concentriamoci solo con Roberto e sullo sfondo Dino arrabbiato, Aquila Mhm. e quel rettiliano che non ci interessa. Facciamo una cosa nuova. Normalmente apriamo portali e buttiamo via entità. Questa volta ne apriamo uno e facciamo entrare come Miss di Miss Italia, quindi in fila indiana, tutte le entità di Roberto in Allora, ordine di importanza. l'ha aperto lui, cioè ha girato, si è girato alla mia destra in questa scena e Mhm. con la mano sinistra ha fatto così, ha fatto questo gesto e ha aperto questo buco nero. Ok, Mhm. allora prendi, scusa se rido, però è particolare. Prende l'aquila per il collo Mhm. e la butta dentro. Però non vuole entrare lei, vola No, ma via. aspetta, aspetta. Non ho detto di aprire un portale buco nero. Ok, Apriamo una porta e facciamo entrare tutte le entità porta. tra Ok. Odino e il rettiliano Mhm. che interessano Roberto. Quindi ipotizzo degli EDL, perché prima mi hai parlato di EDL. Sì, Voglio vedere se ci sono qual è il bestiario, quali sono le caratteristiche delle entità che interessano Roberto. Molto probabilmente non c'è solo Odino e un no, rettile. no. Ipotizzo. Ok, Proprio come quando si fa entrare un ospite in una trasmissione televisiva, no? ok. Allora, apri una porta, perfetto. E comunque prende sempre per il collo l'aquila e la Mm, butta dentro questa porta. La mm. prima cosa che vedo è questa qua. Mm. Poi prende questo lucertolone, una sorta di dinosauro, boh. Lo prende e lo accompagna, però questo qui ci va da solo proprio, ci cammina e ci entra, però lui fa sempre questo gesto con la mano, cioè è come se lo fa, non lo so, energeticamente, con l'energia, non lo so. Mm. Lo prende, lo sposta e questo dinosauro entra dentro. Quindi li sta eliminando. Sì, Bene, allora digli di chiamare tutte le entità che lo riguardano. allora c'è mantide, si chiama, può essere, sì, tipo un insettoide enorme. Mm. Allora, si presenta dietro di lui molto molto più grande, però poi lui si è girato e questo è diventato piccolo piccolo piccolo. Mhm. Gli dà un calcio e lo butta dentro la porta. Analizziamoli soltanto. Poi metterli nella porta un attimo, li facciamo tutto insieme. Ok, lo riprende. Mhm. Poi ci sono tre DL Ok. suoi. Vedi il livello più alto dell'EDL più alto, appunto. Si presenta un angelo. Mhm. Sai che i EDL hanno una... Beh, tu puoi avere anche una convenzione differente, comunque hanno un livello di importanza. Mi viene S4, non so se può avere un senso. Ok, quindi è piuttosto alto. È un angelo, va bene. Quindi abbiamo 3 EDL, 3 giusto? DL. Mhm.
EDL. La torta la facciamo con 3 EDL, che sono le uova. Mhm. Il rettiliano che è la farina. Mhm. Odino l'aquila, ma Odino è La ciliegina sulla torta. ma un falconiforme? È un'aquila proprio. Io Proprio. la vedo proprio come un'aquila. Ok. Un'aquila terrestre, diciamo. La forma la vedo così. Roberto ha impianti? Ginocchio sinistro vedo una lastra di ferro. Mhm. Poi? Lui li sta vedendo mentre tu glieli vedi? Sì, sì. Mentre mi dicevi, lui li sta vedendo, lui si è piegato, cioè è stata una cosa contemporanea, diciamo. Mm. Ah, e forse lo sa anche, non so se consapevole, ma come se percepisce qualcosa comunque, è sempre Adesso. percepito. Ah, Mhm. ok. Lì vedo una lastra. Poi non so perché da prima che mi mostra la mano destra, qualcosa sull'indice destro. Però la vedo sempre sotto forma di piastra di ferro. Mhm. Fai uno scanning di tutto il suo corpo. Piede sinistro. Sul pollice del piede sinistro. Quindi pollice del piede sinistro, il ginocchio sinistro e l'indice destro. Tutto sotto forma di lastra di ferro. Tipo Basta? lastra. Sì, Chi ha messo queste cose? una mantide. Ok. Per ordine di Odino. Sì. Ah, ok. Andiamo agli avvistamenti da bambino di Roberto. Avvistamenti UFO, ovviamente. Allora, sì, credo, quello che vedo è che vede proprio delle navicelle e sembra come se l'avesse comunque in qualche modo desiderato, Mm, voluto, per curiosità, come se l'avesse chiamate lui, mhm, diciamo. Le vedo, vedo che le vede. E vedo che ne erano più di una tonda, la tipica navicella che c'è, diciamo, come la raffiguriamo, insomma, il piattello il disco che volante, vola, sì. esatto, il tipico disco volante con delle luci intorno che lampeggiano, più di una, ne vedo tre. E come se lui in quel momento si abbia avuto però una sorta di stand-by mentale, come se si fosse collegato a queste entità che stavano dentro, aliene, sì, mantidi, e da quel momento in poi credo che abbia attirato l'attuale mantide che insomma rimasta nella sua vita. Cioè, come se l'avesse in qualche modo voluta lui e attirata lui Mm. questa connessione, Ma c'è ecco. stata un abduction quindi in questa occasione. Sì, Ok. Solo ti faccio una domanda, tu dimmi quello che ti arriva. Quante abduction ha avuto? 35, Questa era la numero, quella da bambino. 5, 5. Ok. Quante vite precedenti parallele ha avuto Roberto? 1760 mi viene. Ok. Tu e lui avete avuto vite precedenti insieme? 50. Ok. Quella che hai visto in un'altra occasione con altre persone è veritiera? Sì, Ok. Quel giorno in cui l'hai vista con quell'altra persona, c'erano entità nella stanza? Grazie a sì, quell'altra persona? assolutamente sì. Che tipo?
vedo di fronte, cioè alla persona che stava lì, un tavolo più grande di una persona, quindi molto molto grande, rettangolare con al centro un grande rettile e poi tutte piccoli rettili piccolini intorno, cioè laterali, Mm. seduti accanto a Ma i capi dei questo. rettili di questa, diciamolo che è una donna, di questa donna chi sono? Perché i rettili sono bassa manovalanza, sono un po' come i grigi, un po' Mi medium. viene Pleiadi, non lo so Ok, perché. pleiadiani. Vabbè, ci sta. Quanto hanno influito con la tua sessione tutte queste interferenze e questa operatrice non pulita? Il 40%. Ok, quindi prendi pure questa esperienza, che 40% è un po' troppo per i miei gusti, e mettila in un buco nero, dimenticatela, non serve. Se vuoi, collegati a quella vita Sì. e dimmi cosa vedi. Una casa in un bosco Mhm, e vicino al mare. mhm, E vedo lui e vestito da medioevo, medievale, che era un templare. Vai al momento del vostro incontro. Sulla spiaggia. Eh, sulla spiaggia, lungo il mare. Io era il tramonto e guardavo un castello che, che dà sul mare, su una scogliera alta. E lui mi vede e viene verso di me. Mhm. E mi chiede se può fare una passeggiata con me sulla spiaggia. Vai al momento in cui vi lasciate. Mi In sono venute questo. due cose, Mhm. scusa. Una che parte con una nave grande, piena di guerrieri e se ne va e non torna più. E l'altra ho la visione di me che piango sulla sua tomba. Ok, direi che la seconda è l'ultima in tempo. Vi lasciate nella prima e vi lasciate fisicamente nella seconda. Mm-mm. Ok, quali sono le conseguenze in questa vita parallela di quella vita? La tristezza, la non fiducia nell'amore, la paura, non la non fiducia. Ma di Della chi? Di lui o tua? Tua. E di lui? il senso di dover fare qualcosa per me. Ok, ora che avete visto tutto questo, sapete come dire, sapete bene la caducità della cosa. Sapete che le emozioni che state provando, sia tu che lui, sono indotte da una vita precedente che è un film olografico. Avete fatto questa bella esperienza, adesso vi fate una bella risata liberatoria e mentre ridete buttate via e mettete in contemporanea in un buco nero tutte quelle emozioni negative
Vi fate una pulizia del corpo emozionale con una bella risata. Mm. Mm. Ok, Lui ride? da morire, molto più di me, ma Tu è stai una delle ridendo sue. dentro? Sì, volevo non ridere forte, però sì, Ah, ridi se vuoi, è bello ok, ridere. Viva la felicità della vita, del vivere e la sempre. gioia, sempre. Abbassa il Lui poi pessimismo ai è uno pessimisti. molto, molto positivo che mi dice sempre ridi, 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 dice, è tutto un gioco, me lo dice sempre. E lui è uno che ride tanto, è molto eh, sarcastico, come si dice, cioè cerca di portare le cose sempre sulla leggerezza e ridiamoci su, Mhm. ecco, quindi sì, ok. Corpo emozionale di Roberto. Mhm. Pulito? Analizzalo bene, tristezza, paura, al di là di questa vita, scarsa fiducia in se stesso, rabbia, solitudine e tutte le sfumature collegate a queste macro emozioni negative. È uno che combatte è una persona sicura e consapevole abbastanza e non ha, diciamo, non vedo grandi emozioni a bassa frequenza, ecco. Solo un pochino di, a volte, come dire, senso di essere incompresi un po'. Mm? Vabbè, quello fa parte dei consapevoli, no? Esatto, già. Più si è consapevoli, più si è incompresi, strani, presi per il culo, eh, e così via. Già. Vabbè, ma questo non è un grosso problema, almeno. No, no, nemmeno lui mi dice, nemmeno mi dice mi fa così. Per me no, però ce l'ha, cioè comunque lo prova, ecco. Ok. Le paralisi notturne che ha provato Roberto nella sua vita sono associabili tutte a quelle 30 Abduction, e... Abduction, ok. 35 mi sembra abduction. Mm, ci sono cloni? uno su Marte mi viene, mamma mia. Come è fatto? Ma più che clone io vedo una cosa, un essere che so che è parte di lui, però lo vedo come mi sembra un grigio enorme rosso per farti per rendere l'idea. Cioè un grigio grande, Mm. formato uomo, rosso, occhi oh, mm, verdi. È stato usato su DNA per Sì, creare questo essere? A sì, quale scopo? assolutamente sì. È guerriero, lui è molto guerriero, è molto forte anche a livello fisico e, e secondo me questa cosa è correlata anche con l'attuale attività fisica, come se fosse collegato, cioè lì viene utilizzato per fare dei combattimenti, Quindi arti marziali. vedo un bunker, cioè adesso vedo un bunker su Marte Mhm, o comunque vedo un pianeta rosso, mi è venuto Marte, non lo so. mhm. Percepisco così, vedo tipo un bunker di ferro dove vedo tutti questi esseri strani che che combattono tra di loro, sì. E poi vedo che prendono delle navicelle, qualcosa che vola, delle cose volanti, salgono su questi sorta
I navicelle vanno in missione non so dove, non se ne vanno. E lui fa anche questo clone, cioè questo ibrido fa anche questo. Ce n'è solo uno? Mi viene di sì. Mm-mm. Va bene. Ehm, Gli impianti sono ancora lì. Tre. Piede, dita e ginocchio, sì. Ok. Dove sono i contratti stabiliti per mettere questi impianti? Per... Cluster. Andiamoci. Allora, Tu- mi prende per mano e mi dice di andare con lui. Ok, come lo vedi? Non so per quale motivo adesso si è levato il vestito da... Sì, sì, Ok, l'abito arti sì, marziali. sì, e lo vedo in costume, non lo so perché. Come se avesse già, si fosse già ripulito di qualcosa, non lo so. Lo vedo in costume, a torso nudo. Cioè, costume da bagno. Sì, e mi dice adesso andiamo. Andiamo al cluster. Mm, mm. C'è una piscina che è a terra con del liquido che ruota e lì si vedono tutti dei fogli che svolazzano in questa piscina. È strano, una cosa strana. Tipo un vortice di acqua che gira con tutti questi fogli che svolazzano sopra. E Ok, lui chiedi a Roberto di contarli questi fogli, di dirci subito quanti sono. 457. Ok. Siccome le sue vite sono maggiori, molti di questi fogli contratti sono andati avanti per più di una vita, Mhm, mhm, sì, attuale anche. sì, Quindi lui si porta dietro il contratto di questa vita da più vite, o almeno da sì, un'altra, sì, dalla sì, precedente, immagino. sì, da più vite. E in cosa consiste questo contratto? In estrema sintesi. E sensibilità in cambio di energia. Beh, ma questo non è un fatto, diciamo, a svantaggio di Roberto. No, però tramite questo suo, diciamo, dono, fin quando non è schermato bene, non è consapevole, qualcuno ne trae energia, vantaggio. Cioè, quello che vedo, come la vedo, come lo percepisco io, è come se lui fosse molto predisposto a dare. E nel momento in cui comunque aiuta qualcuno, un bambino, una persona, si sprigionasse una forte energia, cioè come se autoproducesse una forte energia e creasse una connessione con il bambino di turno, la persona di turno, il ragazzo di turno. E quindi insieme, quindi dall'accanto suo c'è una voglia di dare e di accrescere, di aiutare, dall'altra c'è un bisogno di eh, avere, quindi di aiuto, e quindi è come se si creasse una sorta di... Vedo Circolo proprio vizioso. sì, dal quale qualcun altro trae qualcosa, energia, trae vantaggio, diciamo. Questo è quello che mi viene, che vedo. Ok, Fino a che in alcuni momenti lui si scherma, però questa cosa già l'ho vista. Lui ha una base di consapevolezza, quindi alcune volte si scherma, alcune volte no, non se ne rende conto. Che ok, queste persone vengono mandate, non sempre, ci sono volte che queste persone sono veramente anime che percepiscono una persona più consapevole e quindi inconsapevolmente le anime si richiamano, insomma, no? E quindi ok, altre volte invece sono mandate, non sono veramente loro. qui al cluster di a Roberto di chiamare tutte le sue interferenze
il suo clone, tutti i suoi impianti, tutto quello che non gli appartiene, ma appartiene al gioco, appartiene all'ologramma realtà finta. Ok, allora sta in costume, sempre lo vedo e vedo che si leva, si stacca, prima la lastra del dito e poi si piega, si leva la lastra dal ginocchio e poi anche il piede. Ci fa una palla, vedo che fa così, ci fa una palla Mhm. di ferro e me la mette lì davanti, cioè siamo di fronte, lui me la mette lì e scende le mani così e mi dice, ecco, con gli impianti questo. Ok, digli di aprire un... non lo vorrei più chiamare Master Black Hole, diciamo un black hole, un Ok. buco nero Mhm. definitivo, inutile creare vari costrutti mentali. Un buco nero è un buco nero, non si esce più da lì. Quindi è una forma energetica, come dire, intrappolata, quella che viene messa lì dal padrone del gioco, che in questo caso è Roberto. Ok. Digli di mettere tutto quello che non gli appartiene, ma appartiene a un gioco ormai vissuto, a un gioco ormai fatto, nel bene e nel male, e che adesso deve solo essere eliminato per fare altri giochi più consapevoli. Lancia tutto come fossero palle. Prende questa palla di lastra di ferro e la lancia lì. E poi adesso ci sta lanciando, nel vero senso della parola, pure il drago, l'aquila, i tre angeli, una mantide, le navicelle. E poi non so perché mi viene questa cosa, va in palestra Mhm, sua, con la mano fa così, cioè lo vedo lui grande, come se sta sopra la sua palestra, e fa mhm, così con la mano, non so se lo riesco a far vedere, mhm. fa questo, prende tutti gli EDL, che ci stanno tanti, che non appartengono direttamente a lui, ma stando lì interferiscono con lui però. Mhm. Li prende, pulisce, fa tutta una palla, gli piacciono le palline, fa tutte Mhm. delle palle nere in questo caso, con tutta questa sporcizia che trova, portali, marchi, ingegni strani che stanno lì. Tutto Prende e via. fa tutta una pulizia del suo ambiente che ama di Ok. più. L'ambiente lo puliamo bene bene dopo, casa sua, la palestra penso dove lui insegna ai bambini, il suo posto di lavoro. Mhm. Adesso si concentri solo sulle entità, gli impianti, tutto quello che riguarda Ho fatto direttamente solo ed già tutto. esclusivamente lui. Ho già Benissimo, fatto tutto. chiudiamolo. Andiamo, se lo vedi, all'avatar, dove c'è un computer, dove c'è un manichino che lo rappresenta, in una distesa di computer, tavolini e manichini Mm. corrispondenti a ognuno di noi. Dimmi se vedi questo posto. Vedo lui che guarda lui, cioè, vedo lui che è arrivato, sorride, ride e si fa capoccella con le mani dietro a questo tizio fatto tipo di legno, tipo burattino di legno che sta al computer Mhm. e lui lo guarda e ride come per dire che stai facendo? Guarda e ride. Mhm. E adesso guarda me e dice, mi sta chiedendo che cosa deve fare. L'uomo Avatar guarda Roberto e ride e gli chiede che cosa No, vuole. È Roberto che guarda l'avatar e gli dice che cosa stai facendo e ride. E poi Roberto guarda me e mi dice cosa devo fare? Non deve fare niente se non lo vuole. Cosa vuole fare lui? Chieda se ha una risposta all'Avatar che cos'è e cosa ci fa lì. L'avatar gli dice io sono te e sto qua scrivendo quello che sarà. A Roberto sta bene avere un burattinaio? No, infatti lui mi dice è per questo che rido.
Quindi cosa vuole fare? Lo vuole mettere nel buco nero. Perfetto. Che lo faccia, metta tutto quello che lo riguarda nel buco nero famoso. Ok, ha preso il computer e l'avatar e l'ha buttato nel buco nero. Adesso mi dice, adesso tocca a me. In che senso? Cosa vuole fare? Vuole scrivere la sua vita e perseguire i suoi sogni, a far accadere ciò che lui desidera. Perfetto. Si faccia un esame energetico immediatamente adesso su tutti i quattro i livelli, fisico, mentale, eterico, subliminale, per vedere se ci sono tracce residue di interferenza di qualunque tipo. Ricordiamo che l'interferenza può anche essere mentale. Un eccessivo ordine è una piccola malattia mentale ed è un'interferenza. Nessuno mai se n'è accorto fino ad oggi. No, adesso lo vedo. Io non so perché lo vedo un costume. Comunque lo vedo un costume con alza le mani in alto verso il cielo e lo vedo pulito e mi dice finalmente. Adesso dice, ora ho sempre fatto quello che volevo e ho ottenuto grandi risultati, ma adesso lo sarà ancora di più, mi dice. Adesso ho capito perché. Ok. A livello mentale pulito? Sì, A livello subliminale? sì. A livello eterico? Mhm. Corpo fisico? Ci sono EDL, cloni? No, sono andati via già prima, li ha buttati tutti via. Ok. Le vite precedenti sono sempre le stesse, come numero? Non so perché mi viene da dirti, non mi ricordo nemmeno il numero che ho detto prima, adesso mi viene 1000. Sono diminuite così tante, perché? Non lo so, non so, come se non le appartenessero, come se non era lui, come se non erano volute da lui. Non lo so, non ricordo sinceramente nemmeno il numero che ho detto all'inizio. 1200, 1300, non ricordo neanche io, non l'ho segnato stranamente. 1200, 1300. Beh, sono un bel po'. Mhm. Chi è Mi che l'ha viene deciso adesso lui? 1000. Sì, perché non, come se non le appartenessero più. Non ce Non n'è più so, bisogno. non so se, come se mi viene da dire, non dico Mm? quello che, come se a livello mentale non le servissero più, come se l'avessero, erano delle vite che avevano lasciato qualcosa di brutto, è come se lui l'avesse rimosse Mm? pur tenendo l'insegnamento, ma come se non le contasse più. Adesso lo vedo che fa così e mi dice 1000, 1000. C'è un messaggio unico di PS e PE Unite di Roberto che appunto Roberto vuole lasciarsi. Devo divertirmi di più, preoccuparsi, mi dice, ti devi preoccupare di meno degli altri. Tu usa la tua sensibilità, la tua consapevolezza più per te stesso, perché gli altri, attraverso quello che tu sai e puoi, si specchieranno con te e impareranno lo stesso, anzi di più.
Tu spendi troppe energie per gli altri. Devi pensare più a te e li aiuterai molto di più. Non serve parlare o impegnarsi troppo, perché poi ti stanchi. E se sei stanco, non puoi aiutare gli altri. Devi essere l'esempio che vibra alto, puro, bianco. E gli altri ti seguiranno, impareranno e così passerai l'informazione. Sei forte tu. Bravo. Continua così. Io sono il tuo lupo che sta accanto a te. Sta? Mm. Che succede? Brividi. Wow. Lo vedi bene? Sì. Ok. Se dovessimo dare un numero, non un voto, ma un numero complessivo a Roberto all'inizio della sessione e adesso, Ah. considerando tutto quello che non gli serve più, che ha perso adesso, e considerando il suo attuale stato energetico, a quanto corrispondono questi due numeri? Inizio e fine adesso. 47% mi viene all'inizio, 130% adesso. Mi viene così. Ok. A quanto vibra come frequenza? 800 milioni. Vuole alzarla? Sì. E adesso quando mi hai detto vuole alzarla, di nuovo ha rialzato le mani verso il cielo e sì, 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 è pronto, adesso è proprio, è carico, A è quanto come se l'alza? 900. Vabbè, non è che c'è una grande differenza tra 800 milioni e 900 milioni. E poi non c'è bisogno di alzare le mani al Le mani. cielo, Mm? c'è bisogno di semplicemente muovere il proprio intento in una direzione desiderata. Mi dice lo farò, sto imparando. Ok? Lasciamo a 900 milioni. Mhm. Va bene. Allora salutiamo Roberto. Ok. Dai un'occhiata al posto in cui vive, e in cui lavora e in cui insegna. Sta aprendo un altro buco nero Mhm. e sempre con la sua modalità di tutta la sessione, con la mano fa sempre questo, prima sulla casa, sulla sua famiglia, cioè dove vive, e accumula sempre in queste palle sfere nere, poi lo fa sulla palestra e poi nei posti dove comunque può lavorare. Prende tutte queste palle, ne ha fatte 7 e le butta tutte dentro questo buco. Ok,
Salutiamolo davvero allora adesso Roberto. Prima di rientrare, Sabrina, fai, se ce n'è bisogno, una pulizia a te stessa, al posto in cui ti trovi, a me, al posto in cui mi trovo, per togliere eventuali residui di questa sessione o di altro. Sto aprendo un buco nero Mhm. e sto buttando dentro, vedo tipo piccoli piccoli pallini neri, come se fossero piccoli residui Mhm. che stanno andando tranquillamente dentro il buco nero, ma poco, Mhm. sia da me che da te. Ok, Basta, poco. ok. Alza le tue frequenze al massimo per recuperare e guadagnare ancora di più, recuperare quanto perso e guadagnare ancora di più in fatto di energia, alza le mie e preparati a tornare, anche in questo caso ti faccio un conteggio da 1 a 5, molto Ok. semplice. Tu sai che durante questo conteggio dovrai alzare le tue frequenze Mhm. sentendoti sempre più leggera. 1, sempre più leggera, inizi a ricaricarti, inizi a riacquistare tutto ciò che è stato perso. 2, ora lo moltiplichi con un moltiplicatore che decidi tu come quantità, per 2, per 10, per 100, per 1000, per 10 miliardi. 3, sempre più leggera, il tuo corpo è sempre più luminoso, la stanza è sempre più illuminata dalla tua luminosità. Ti stai ricaricando, ti senti tranquilla, felice, con ancora più gioia di fare. 4 e 5, apri gli occhi. Buenos dias. Ciao. Come stai? Benissimo. Molto molto brava. Sì, Muy muy bien, molto molto bene. che bel E viaggio. ti è piaciuto? Da morire, bellissimo. Cosa ti è piaciuto di più? Pulire, cioè Beh, far vedere come si pulisce. E poi il suo sorriso, cioè tutta la sessione da quando l'ho arrivato, sto sorriso enorme, proprio che sorriso, ma lui è così, perché poi influenzata, vabbè, anche dal conoscerlo, però l'ho proprio visto così. Proprio mi è piaciuto proprio l'attitudine, sì, lo stile. Beh, queste sessioni che faremo saranno tutte all'insegna della positività, del sorriso. per Che succede? forza. Ah, No, ok. Pensavo stupendo. che ti vedessi, che ne Scusami. so, con le lacrime struccate. No, 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 sei a posto, sei a posto. no, no, sto a posto. No, no, è Va bene. bello, molto Grazie bello. Sabrina, chiudo la registrazione, resta solo un attimo Sì. ancora in linea. Grazie, ciao ciao, buona serata.